Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di una batteria d'espansione che fa parte dell'ecosistema Bluetti. Parliamo della B210. Nello specifico un'espansione, ok? Quindi per i prodotti Bluetti non va bene per le altre power station, ma è un'espansione particolare perché ha delle caratteristiche che la portano a un livello molto alto per chi ha bisogno di queste determinate caratteristiche. Ha anche delle peculiarità che però la possono far scegliere rispetto ad un'altra per ad esempio la compattezza e il peso. Perché sì, parliamo di una batteria che poi vedrete più avanti è maneggevole. Nonostante abbia un peso comunque importante, rimane però molto compatta, maneggevole e tra l'altro andando avanti col video vedrete che può essere usata in maniera anche completamente indipendente. Nel video poi faremo delle prove di ricarica diretta eccetera, ma sappiate che ad esempio comprando l'alimentatore dedicato si potrebbe caricare anche con la spina a muro. 2150 Wh, 2.15 kWh di accumulo. Non è tantissimo, ma per rimanere compatta, lo spazio chiaramente l'hanno riempito fin dove potevano, e questi 2 kW e passa per portarceli a casa dobbiamo sborsare 1500 euro. È una cifra importante. La sorella maggiore, la B300K, costa qualcosina in meno e ha 2.7 kWh di batteria, ma abbiamo qui delle caratteristiche che l'altra non ha. A parte la dimensione e il peso che ne abbiamo già parlato, qui stiamo parlando di un'espansione che è soprattutto indicata diciamo ai prodotti quelli un po' più rugged, perché lei stessa è certificata IP65, quindi resiste ad acqua e polvere per usi gravosi, usi all'esterno, insomma ci potete fare tutto quello che volete. Nel video di oggi la useremo in accoppiata con la C240, anch'esso a tenuta stagna. Avevamo fatto il video, se non l'avete visto guardatelo perché gli abbiamo tirato l'acqua e tutto quello che si poteva, e sono dei prodotti di un livello proprio di un altro livello. Per chi ne ha bisogno, parlando di AC240 non ci sono rivali, ma proprio neanche cercandoli. Stessa cosa per la B210, però la B210 in realtà la potete usare anche ad esempio con AC200L. Attenzione, perché per AC200L bisogna comprare il cavo adattatore che è diverso da quello fornito in confezione. Quello che c'è in confezione va bene solo per la C240. Cos'altro vi posso dire? Intanto che per il livello con cui è costruita su questa batteria danno 6 anni di garanzia, mentre le celle sono le LiFePO 4 che invece garantiscono in modo diciamo amichevole che tra 10 anni avranno un'efficienza di circa l'80%. Cicli di vita siamo sempre lì, 3500-4000 grosso modo, è sempre quello il ciclo di vita ottimale. Non è che poi dopo 4000 cicli si spegne, però inizia poi a perdere efficienza ma andando avanti con gli anni. Abbiamo parlato di AC200L, che AC200L vuol dire anche AC200PL, quello arancione, stessa macchina, stesse connessioni, e abbiamo parlato di AC240. Calcolate che la C240 di queste batterie ne può supportare fino a 4 collegate in cascata, la C200L ne può supportare solo 2, che vuol dire 6.3 kWh di accumulo massimo per la C200L, e arriviamo a 10.1 con una C240 e 4 di queste. Vi dico che potrebbero essere delle configurazioni interessanti perché questa batteria fa parte della famiglia di batterie che hanno l'MPPT dentro separato. Vuol dire che le possiamo caricare in modo indipendente, e dopo lo proveremo, ma vuol dire che le possiamo anche caricare collegate alla power station entrando con ancora fino a 500 watt di solare diretto nella batteria. Quindi in una configurazione a colonna con più batterie riusciamo a caricarle, se possiamo mettere più pannelli, perché possiamo entrare anche direttamente in batteria. E non è un AND, quindi o power station o batteria. Possiamo entrare direttamente sia nella power station con la sua stringa che nella batteria con il pannello o i due pannelli che riusciamo a collegare. Poi dopo vedremo come si comporta e tutto, faremo tutte le prove del caso, e a questo punto direi di tagliare la testa al toro, andiamo avanti col video, la spacchettiamo, facciamo tutti i test del caso, ma prima mi raccomando non costa nulla, vi iscrivete al canale, mi date un grosso supporto per farlo crescere, a voi non costa nulla, un click, nessuno vi chiede niente, ma Massidattoli ringrazia. Andiamo avanti, spacchettiamo, poi facciamo un po' di test. Allora, qui una piccola parentesi prima del solito spacchettamento, perché non vi faccio mai vedere che i prodotti Bluetti, diciamo dalla taglia media in su, tipo questa batteria, arrivano sempre in scatole doppie, reggettate e con gli angolari di protezione. E non si può dire così di tutti i produttori, perché qui ho due grosse power station, che non dico il nome, più un'altra più piccola lì, che comunque
siamo quasi a queste misure qua, e questi ti mandano le scatole senza niente, quindi da notare anche la cura nella protezione del prodotto. Perfetto, adesso tiriamola fuori. Oltre alla cura dell'imballo esterno, anche la doppia scatola, protezione sagomata e adeguata. Troviamo una scatola e i manuali che adesso analizziamo e la nostra batteria di espansione. Ed eccola qua, ma ci arriviamo tra un attimo. Adesso ci spostiamo sui manuali e la dotazione. Troviamo il solito cartoncino della garanzia Bluetti e il manuale di istruzioni in inglese, ma poi dentro l'applicazione o sul sito avete la possibilità di scaricare altri manuali. Nella scatola troviamo la solita sacchetta Bluetti con dei cavi. Qui abbiamo la dotazione, quella diciamo di alta gamma con la fettuccia Bluetti, e abbiamo sostanzialmente due tipologie di cavo. Abbiamo innanzitutto questo è il cavo di ricarica in DC. Vedete che ha gli attacchi MC4, quelli soliti per i pannelli, che potrebbero però andare anche a un cavo MC4 spina accendisigari. Dall'altra parte abbiamo il connettore da esterno, quindi a tenuta stagna con l'origine interno e l'aggancio, stessa cosa che poi avevamo già visto ad esempio nella C240 per quanto riguarda la tenuta stagna. Questo serve per caricarla tramite pannello solare o eventualmente ricarica in auto 12-24 volt, perché poi vedremo i valori e si può caricare anche in viaggio. E questo invece è il cavo di collegamento principale. Allora, questo cavo, che è bello ciccione, è un cavo particolare perché è un 2x6 AVG più 8x24 AVG, quindi ha due fili di potenza più altri per la comunicazione. È diverso perché da una parte abbiamo la connessione sulla batteria e da una parte abbiamo la connessione sulla macchina che ad esempio utilizzeremo oggi, ma adesso poi parleremo anche di cavi e altro. E ora arriviamo alla batteria vera e propria, che è un oggetto, già toccandolo si riesce a percepire la qualità, la robustezza, perché è una batteria per utilizzo gravoso anche da esterno, è completamente sigillata ed è fatta in modo molto rugged, cioè qua di croccantezza non ne troviamo da nessuna parte, molto robusta, maniglioni. Adesso guardiamola un attimo. Dunque, sulla parte sopra abbiamo solamente un piano dove possiamo sviluppare la colonna con sopra la macchina che va a ricevere l'espansione, i due maniglioni rivestiti in gomma, tutto molto robusto. Questa è solo una grafica della plastica, non c'è nessuna griglia, ma abbiamo una connessione e una valvola di sfiato. Questo è il connettore che abbiamo visto prima, che quindi si aggancia qui in questo modo, è completamente tenuta stagna, può stare collegato anche in esterno. Per sganciarlo bisogna fare il mezzo giro. Questo è l'ingresso in DC che va da 11 a 60 volt, quindi possiamo collegare tranquillamente qualsiasi pannello fotovoltaico, che mediamente i più grossi arrivano sui 40-45 volt, oppure possiamo metterne due piccoli in serie uguali, si possono fare dei paralleli, quello che volete, calcolando che al massimo tirerà 10 A con una produzione massima di 500 watt. L'importante, come dico sempre, non sono gli ampere, perché questi li tira la macchina, quindi non è che se collegate un pannello da 15 ampere la rovinate, lei ne tirerà 10. Se collegate un pannello da 580 watt non la rovinate, lei al massimo tirerà 500 watt. La rovinate se entrate con 120 volt, perché l'unico valore da rispettare sempre è questo ingresso massimo di tensione. Sull'altro lato abbiamo sempre il maniglione, nessuna griglia, il seriale della macchina e le due connessioni di espansione. Entrambi sono connettori dove la batteria esce a 51.2 volt 60 ampere, ma sono di due tipi diversi. Sul retro abbiamo il fondo, anche qui chiuso, ma tutto assolutamente di una robustezza incredibile, con tutte le caratteristiche tecniche. Ingresso DC da 11 a 30 volt tira 8 ampere, da 11 a 60 volt tira al massimo 10 ampere, 500 watt come abbiamo visto. È una batteria da 51.2 volt 60 ampere, si scarica a temperature fino
a meno 20, meno 40 gradi, si carica da 0 a 40 gradi. Lavora in un'umidità che può andare dal 10 al 90%. Le uscite che abbiamo davanti, adesso le analizziamo, sono USB-A 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W. Abbiamo delle Type-C 5, 9, 12, 15 e 20V 3A, dove sulla 20V ne abbiamo 5. Uscita accendisigari 12V 10A e il connettore di espansione che abbiamo già visto. È una 2150 Wh che ha 42 Ah sui 51.2 volt. Sulla parte sotto abbiamo questi grossissimi piedini in gomma, quindi non solo 4 quadratini ma praticamente tutti e 4 i lati, quindi anche qua incredibile. Dunque, batteria che come abbiamo detto può essere anche indipendente, quindi anche scollegata da tutto possiamo accenderla. Visualizza la percentuale tramite questo indicatore, 5 livelli dal 20, 40, 60, 80 al 100%, e possiamo usarla in completa autonomia perché magari la usiamo a casa attaccata a qualche altra macchina, ma ce la possiamo anche portare in giro perché abbiamo oltre 2 kW di accumulo da usare con un 12 volt per magari delle illuminazioni a LED, mi viene in mente il campeggio, una tenda, una bancarella, eccetera. Oppure abbiamo l'uscita tipo A 18W o tipo C 100W. Il tutto gestibile separatamente, tutto a tenuta stagna, compreso il pulsante che ha questa membrana tutto chiuso che si illumina per indicare che le uscite sono alimentate, e per la sua indipendenza, come detto prima, possiamo anche ricaricarla da sola. Attacchiamo il cavo di ricarica in DC. Qui su quest'uscita nel mio banco di testa abbiamo 24 volt che possiamo collegare come se fosse una presa accendisigari magari di un camion a 24 o un pannello. Quindi colleghiamo il 24 volt in DC, è scattato il relè dell'MPPT integrato e vedete che la batteria va in ricarica in totale indipendenza. Accesa o spenta, possiamo caricarla direttamente anche magari con un pannello portatile o anche fisso appoggiato magari fuori alla tenda o vicino alla bancarella per continuare a ricaricarla mentre la usiamo da sola. Adesso andiamo forse alla parte più interessante, che è usarla come espansione. Vado a prendere la mia AC240. La parte arancione va sul connettore della C240, mentre la parte blu va sul connettore della B210. Quindi questa è la configurazione con l'espansione. Il cavo è abbastanza lungo e flessibile, permette di posizionarla in questo modo anche dal lato destro della C240, ma chiaramente possiamo anche fare una colonna. Abbiamo molta libertà di installazione perché il cavo consente diverse tipologie. Allora, ora partiamo con l'accensione. Proviamo ad accendere la C240. Chiaramente, essendo la sua batteria predisposta per lavorarci insieme, si comportano in simbiosi, quindi quando accendo l'unità principale gestisco anche la batteria. Ora vi faccio notare una cosa: qui abbiamo la B210 che è al 60%, la C240 che mi segna 42. Se io spengo tutto, intanto si spegne anche la B210, ma se stacco l'espansione e riaccendo la C240, vedete che lei in realtà è al 39. La percentuale visualizzata come negli altri sistemi a display principale è la media delle due batterie. Il dettaglio ce l'abbiamo invece con l'applicazione, perché su queste macchine non abbiamo il display touch. Allora, qui mi sono spostato solo per una questione mia di comodità nello staccare e attaccare i cavi. Avete notato che subito mi ha dato la percentuale interna, poi dopo ha agganciato l'espansione e mi ha tirato su la media a 42. Ora mando un ingresso di ricarica nella C240. Vedete che parte un ingresso da 800 watt che stanno entrando in questo momento come fotovoltaico sulla C240. Mi sta caricando sia la power station principale che la batteria di espansione. Non vediamo a display come sta distribuendo i watt, ma le sta gestendo entrambe. Facciamo ora invece la cosa inversa, ossia entriamo direttamente con un 24 volt nell'espansione. Vedete che parte la ricarica della sola espansione ma non dell'unità principale. Quindi mentre noi entriamo con un fotovoltaico nella C240 o comunque nell'unità principale, possiamo anche entrare direttamente in espansione, ma l'ingresso caricherà
caricherà solo l'espansione, non manderà anche in Power Station, e anche dopo in applicazione non vedremo i valori di ricarica come non li vediamo a display. Come succede negli altri sistemi AC300, AC500 eccetera, possiamo entrare anche nelle batterie dove è presente l'ingresso per aumentare la potenza di ricarica, ma non riusciamo ad averne il controllo. Per vedere cosa sta succedendo nell'ingresso diretto della batteria bisogna mettere un misuratore esterno come questo, dove vedete che in questo caso sta tirando 8 A sul 27 V e stanno entrando circa 240 watt. Vi metto i link in descrizione. Calcolate che questo oggetto non lo trovate già con gli MC4, bisogna poi mettere gli MC4 sui cavi di ingresso e uscita. Perfetto, a questo punto invece vediamo lato app cosa succede. Allora, innanzitutto andiamo a controllare se ci sono da fare aggiornamenti. Come si fanno gli aggiornamenti? Lo ripassiamo. Qualsiasi cosa dovete gestire bisogna collegarsi direttamente in Bluetooth, quindi 3 puntini Bluetooth. Entriamo direttamente nella macchina perché in questo caso la C240 ha anche il Wi-Fi. Entriamo in impostazioni, andiamo direttamente in aggiornamento del firmware. In questo caso abbiamo da fare degli aggiornamenti che sono l'IoT, che è la parte che riguarda la C240, lo faccio un attimo. A few moments later. Per quanto riguarda invece il BMS, se c'è un aggiornamento lo vediamo poi entrando direttamente, perché con BMS si intende sia la batteria interna che l'espansione. Se noi premiamo versione, lui va a fare un check di tutte le batterie. La prima batteria pacco 1 AC240, se io faccio ricerca aggiornamenti mi dice se è aggiornato. Il pacco 2, che è proprio la B210, intanto mi dà il numero di serie, il SOC, lo stato e tutto quanto, mi dà la versione attuale 1.3605, ricerca aggiornamenti, 6 aggiornato, quindi non sono stati rilasciati aggiornamenti. Cosa vediamo da qui? Da qui vediamo esattamente quello che c'è a display, ma in più se tappiamo sulla batteria abbiamo esattamente quello che abbiamo visto prima, ossia la gestione dei pacchi singoli. Vedete che quella interna è al 40% in questo momento in stand-by, lei è al 45% sempre in stand-by. Io faccio partire una ricarica. Se la mando direttamente nella B210 non vedo nulla a display, non vedo nulla nella schermata principale, vedete? È tutto fermo, ma in realtà rientrando nelle informazioni sulla batteria, il pacco 2 che è la B210, vedete che dice in carica. Non mi dà la potenza in watt, però mi riconosce che comunque è in carica. Togliamo l'ingresso della B210, mandiamo invece un ingresso direttamente nella Power Station. Parte quindi la visualizzazione della potenza che entra dal fotovoltaico, come l'abbiamo a display, l'abbiamo in app. I LED dell'espansione mi indicano che sta caricando. Se entro dentro le batterie mi dice chiaramente che la principale è in carica e che l'espansione è in carica. E chiaramente la stessa identica gestione dei flussi ce l'abbiamo se entriamo direttamente in Power Station con la C col 230 volt. Ora le porto entrambe al 100%, così poi attacchiamo un carico, le scarichiamo e vediamo come si comportano in scarica. Mentre l'ho messa in carica, ho voluto tenere sotto controllo le percentuali di carica per vedere come le gestiva e adesso ve le faccio vedere. Ha iniziato a caricare portando la Power Station ad esempio a 18 e l'espansione a 17, quindi più o meno siamo lì, un punto percentuale. Poi è andata avanti Power Station 33, batteria ad espansione 30. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dà una piccola priorità alla batteria interna. Andando avanti siamo arrivati a 82,66, un bel gradino in più, ma in quel caso gestisce tutto la Power Station, quindi in base alla corrente che riesce a dividere, in base magari alle temperature delle celle, insomma gestisce tutto lei. In quella fase ha deciso di caricare prima la batteria dell'unità principale e caricare un po' meno l'espansione, ma andiamo avanti. Arriviamo alla fine che siamo a 99,82, poi cosa farà? Terminerà di caricare la batteria principale e porterà al 100% anche l'espansione, infatti quando avranno finito saranno tutte e due al 100%. Ora, fase di scarica, lascio attaccato il radiatore svedese da circa 800 watt di consumo per vedere anche come si comportano in scarica e guardate cosa succede. Arriviamo a un certo punto che siamo al 91 l'unità principale, 92 l'espansione, andando avanti 78 e 81, siamo arrivati a 16 e 31,
per poi arrivare a un 5,18, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che preleva sempre un po' di più dall'unità principale, ma attenzione, perché andando avanti con la scarica siamo poi arrivati con la Power Station che era ancora accesa, era all'1%, e andando a vedere le singole percentuali erano tutte e due all'1%. Questa è una cosa molto importante, perché vuol dire che anche se le batterie non sono perfettamente bilanciate, e ci sta perché sono comunque diverse, la Power Station, in questo caso la C240, si è comportata benissimo perché è riuscita a bilanciarle perfettamente fino alla fine della scarica, dandoci la possibilità di utilizzare tutto l'accumulo. Questa è una cosa molto molto importante del comportamento. Va bene, con questo test direi che vi ho dato dei dati sufficienti per capire come si comporta. Abbiamo fatto delle prove, funziona tutto benissimo, la qualità della batteria è impressionante, la Power Station è un altro discorso, ma abbiamo dovuto per forza usarla per fare il test. Quindi cosa vi posso dire? Che sicuramente con la C200L si comporterà praticamente allo stesso modo, perché grosso modo la Power Station è la stessa macchina, cambia la batteria e la costruzione, ma l'elettronica, l'inverter eccetera è praticamente lo stesso prodotto. Se volete propendere verso questa batteria per questione di certificazione, di resistenza, di dimensioni e manovrabilità, sappiate che purtroppo dovrete aggiungere il costo del cavo adattatore, ma non avrete nessun problema nemmeno con AC200L. Questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, un bel like, mi raccomando che non costa nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta del giovedì sera. Se passate ai negozi da Torino c'è sempre un buon caffè che vi aspetta, non so se ce l'avrò da farvela vedere in negozio per quanto tempo, perché poi magari la vendo, però se la volete vedere mi chiamate prima, può essere che ce l'ho in casa da toccare con mano. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.